In tutta onestà, negli ultimi giorni forse non riesco neanche a essere così empatico nei confronti di tutto ciò che non è poi il mondo Inter, perché sono talmente assorbito da quello che sta succedendo che faccio fatica, mi sono un po' ingrigito, mettiamolo così, ma perdonatemi di questo, ma nonostante ciò di Sarri, di Maurizio Sarri, del comandante, no? Che ritorna sulla panchina della Lazio, di questo voglio comunque parlarne, perché parliamo di un big, parliamo di un peso massimo che si rimette in gioco e lo fa dopo aver presentato le dimissioni le dimissioni alla Lazio e adesso riparte proprio da lì, quindi questo è un progetto che mi affascina, che mi intriga, perché poi quando c'è lui a comandare, eh, cioè, quello che vedi è sempre qualcosa che alla fine ti stupirà in un modo o nell'altro. Cioè, l'allenatore che ha fatto diventare seconda miglior difesa la Lazio con Casale, se non sbaglio, Isai. Cioè, ecco, per tutti quelli che sono risultatisti, ecco, ve la butto proprio lì volgarmente subito, no? Ve la butto lì perché ormai si parla sempre solo con i risultati in mano e parliamo di quelli allora. Ecco perché voglio discutere di Maurizio Sarri che torna a sedersi sulla panchina della Lazio. Prima, come al solito, vi invito e se volete, ovviamente, lasciate il pollicione per il solito algoritmo che come al solito sta lì a rompere le scale, bla 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 bla. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e lo dicevo prima, in serata, mo vediamo quando, 18, 19, 20, voglio parlare un po' del futuro di Inzaghi e delle prospettive nel caso in cui lui dicesse no, perché i nomi che si fanno, ragazzi miei, mi fanno mettere le mani nei capelli. Ecco, lo dico chiaramente, perché poi, e in questo poi mi vado a ricollegare alla Lazio, e c'è un filo conduttore assolutamente. Quindi scampanellate per rimanere attivi, connessi, aggiornati, no? Attivando la campanella. Sì, perché io sono uno di quelli che Baroni non l'avrebbe mandato a casa, che se lo sarebbe tenuto stretto, no? Se parliamo ovviamente del progetto Lazio, se parliamo del fatto che poi gli investimenti sono stati quelli che sono stati, perché è sempre lì, cioè bisogna sempre valutare il contesto, perché se non tutti possono essere Manchester City, ecco, ma questo vale per la Lazio, vale per lei, vale per praticamente tutti tranne il City o altre squadre simili, no? Quindi valutiamo il contesto attuale, non pretendiamo e non pretendiamo la luna. E quindi partendo da questo presupposto, secondo me il lavoro di Baroni nella totalità, nella complessità, non è stato negativo. Non possiamo dire che è stato negativo, no? Certamente non è finito nella maniera più auspicabile, anzi sono venute meno tante cose e forse alla fine può essere anche giusto separarsi, assolutamente. Lo diventa quasi certamente giusto se poi, ribadisco, vai a prendere un peso massimo. Ecco, nel caso in cui mandi a casa Baroni per prendere Sarri, cioè, a questo punto alzo le mani. Lo posso capire, anzi, altro che. Però questo, cioè, non voglio essere. Però, cioè, il lavoro di Barone non giudichiamolo, secondo me, così nefasto, perché per me non lo è stato, tutto qua. Come il discorso di Inzaghi, che poi farò, Inzaghi, se tu devi andare a prendere Klopp, se tu devi andare a prendere Guardiola, se tu devi andare, ribadisco, su gente top, lo posso capire. Ma i nomi che si stanno facendo, ma questo ne parliamo dopo. E quindi il discorso di Sarri è questo, cioè Sarri, beh, con Sarri vai sul sicuro, Sarri è una persona innanzitutto che parla chiaro, è una persona che appunto aveva lasciato la Lazio, aveva presentato le dimissioni, ombre verticale Sarri, cioè Sarri non si piega, al massimo si spezza, ma non si piega, quindi ti offre anche delle garanzie, offre delle garanzie secondo me, questo ritorno offre delle garanzie al tifoso, io credo che non è che la squadra, se la Lazio vuole andare in Champions, perché se metti Sarri vuol dire che vuoi alzare il livello, lo vuoi alzare il livello, però non è che ti puoi limitare al solo arrivo dell'allenatore e quindi a differenza di Baroni, ecco, questa sarà una grande differenza, secondo me Sarri mostrerà il polso, ecco, in questo non ho assolutamente dubbi
e quindi qualcosina va fatta, no? Poi comunque Sarri è uno che sa anche lavorare con giovani, sa tirare il meglio, si virerà sicuramente su un 4-3-3, non è lontana dallo stato attuale, si può fare senza ombra di dubbio e io sono molto molto, anche in questo caso molto intrigato, cioè a Roma ci divertiremo quest'anno, cioè ogni anno ci divertiamo, però partire con Gasperini da una parte, Sarri dall'altra, vediamo un po' il mercato, vediamo un po' il tutto, però è una storia affascinante questa qua, si sta sempre eh, più evolvendo in positivo, diciamo così, ecco, sostanzialmente. Sarri è chiamato adesso ad alzare l'asticella e ribadisco, innanzitutto gli va dato il tempo giusto perché anche il primo anno che arrivò, ci ricordiamo, i primi 4-5 mesi sembravano veramente devastanti. Lui già parte dal fatto che conosce l'ambiente, conosce la situazione, conosce tanti giocatori, senza ombra di dubbio. E poi ribadisco, ha fatto un lavoro enorme portando la Lazio al secondo posto, 74 punti, seconda miglior difesa con, ribadisco, con Casale, che poi abbiamo visto oggi Casale, se non sbaglio è una riserva, non so nemmeno dov'è Casale. Se non sbaglio Casale adesso è una riserva del Bologna. Fammi vedere. Cioè, lo dicevo all'epoca, se non sbaglio mi diceva, no, ma Casale, sì, bravo, però lì c'è il manico che fa la differenza. Quindi lo so, ogni squadra, e questo lo avverto anche all'Inter, ovunque, ogni squadra, ogni tifoso crede che ha sempre i suoi migliori, la sua squadra ha i migliori giocatori al mondo. Evidentemente non è così, però ribadisco, Sarri ti alzi il valore della rossa, ti migliora la squadra disegnando delle geometrie che poi sicuramente permettono anche a chi guarderà le partite di divertirsi. Quindi vediamo un po' quello che succederà d'ora in poi. Vediamo un po' che garanzia avrà offerto Lotito, perché poi, ribadisco, Sarri è lo stesso che ha lasciato la Lazio. Ha lasciato lui, lo ribadisco ancora. Quindi il fatto che lui voglia tornare, questo dirà che non è il solo Sarri, secondo me, la grande novità della Lazio. Forse qualcosa di concreto si farà anche sul mercato e sappiamo benissimo che i biancocelesti ne hanno bisogno. E niente, non credo che ci sia molto altro da aggiungere. A livello contrattuale biennale, opzione per il terzo, guadagnerà 2 milioni e 8, praticamente 3 milioni, contratto importante per un allenatore importante. Ecco, sostanzialmente. Niente, vediamo. Baroni forse va a Torino, se ho capito bene, anche quella è una sfida che mi affascina. Vediamo signori miei. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, vi ricordo, ci becchiamo dopo, perché dopo ci becchiamo. Grande abbraccio da Nesca.